Ciao e benvenuti. Io mi chiamo Elisa e sono una fisica radioprotezionista, oltre che fotografa, e su questo canale vi racconto un po' quelle che sono le mie esperienze con la genitorialità, un mondo in cui mi sono affacciata da poco, da 3 mesi scarsi, e nello specifico oggi vorrei raccontarvi quella che è stata la mia esperienza di parto. Dunque, iniziamo col dire che io mi sono recata in pronto soccorso quando ero a termine gravidanza. Proprio la notte delle 40 settimane mi sono recata a pronto soccorso perché avevo un torcicollo spaventoso che non mi permetteva di dormire, oltre alla pancia ovviamente ingombrante che non aiutava. Di notte mi sono provata la pressione e ho trovato che avevo 170-110, quindi ero obiettivamente alta e quindi, come penso sappia chi è in gravidanza, bisogna assolutamente farsi monitorare perché il rialzo pressorio è potenzialmente un sintomo anche di preeclampsia, quindi può essere molto pericoloso. Quindi con mio marito di notte, la notte tra il sabato e la domenica, ci rechiamo in pronto soccorso qui al Sant'Orsola, dove avrei partorito, dove avevo già fatto la visita di presa in carico per appunto il parto e dopo qualche monitoraggio arriva tra una cosa e l'altra la mattina e mi chiedono se ho valutato di indurre il parto. Ancora la cosa non era stata effettivamente affrontata perché appunto ero appena arrivata a termine, quindi avrei avuto i giorni successivi eventualmente le visite per valutare l'induzione se il parto non fosse partito spontaneamente. Io in questo caso chiaramente, come faccio sempre, mi rimetto al parere medico, quindi dico al ginecologo se secondo voi per il benessere della bambina è opportuno, chiaramente procediamo. Quindi insomma mi ricoverano e mi dicono di confrontarmi anche con la ginecologa del primo pomeriggio che eventualmente mi darà il via per l'induzione. L'induzione è un processo che non è così breve e immediato, nel senso che, o meno, nel mio caso è stato tutto tranne che breve e immediato. Può essere fatto in varie maniere e nello specifico a me hanno somministrato delle pillole di prostaglandine che servono appunto per man mano fare iniziare le contrazioni e cominciare a fare, insomma, aprire e partire la situazione. Quindi insomma nel pomeriggio inizio il primo giro di somministrazione di prostaglandine che vengono somministrate ogni 2 ore, almeno nel mio caso somministrate ogni 2 ore. Ci sono altri metodi, ripeto, io vi parlo della mia esperienza diretta, quello che sentite qui non è un parere medico, è proprio quello che io ho vissuto e che ricordo del mio parto. Quindi nel pomeriggio inizio questa somministrazione che va avanti durante tutta la notte. Mando a casa mio marito perché mi avevano detto che appunto il parto non sarebbe stato assolutamente vicino, quindi ci voleva parecchio tempo, quindi l'ho invitato ad andare a casa a dormire perché avevo poi bisogno che lui fosse al 100% i giorni successivi in cui veramente avrei avuto bisogno del suo supporto e della sua assistenza. Quindi insomma la notte passa con io che ogni 2 ore prendo questo farmaco e continuamente ti fanno anche quello che è il tracciato del battito cardiaco fetale per vedere che la situazione sia sotto controllo. Arriva la mattina, ancora non è successo praticamente niente e quindi nel pomeriggio comincio il secondo giro di prostaglandine. Secondo giro, che se ricordo bene è più breve, alla sera valutano che sono leggermente dilatata e quindi decidono di inserire quello che è il palloncino. Il palloncino è appunto un palloncino che viene gonfiato, direi, di soluzione fisiologica, che serve appunto per aiutare a dilatarsi. Lì per lì io chiedo se è una cosa dolorosa, mi dicono no, un po' fastidiosa. Per me è stata un'esperienza traumatica, devo essere onesta. Quando hanno gonfiato questa cosa mi è esploso un dolore atroce, il torcicollo che avevo è diventato un mal di testa lancinante, quindi a quel punto sono stata io la prima a pregare per avere qualcosa di farmaco, anche se durante tutta la gravidanza mi ero sforzata di non prendere assolutamente niente di medicine, e in quel caso era veramente una cosa, mi sarei staccata la testa. Quindi insomma mi danno forse una tachipirina, non ricordo onestamente, un ricordo confuso di questi momenti di dolore per calmare un po' il mal di testa. Nel frattempo, come mi mettono il palloncino, mi cominciano le contrazioni veramente importanti. Quindi passo la notte camminando avanti e indietro per il corridoio del reparto, aggrappandomi a mio marito con le unghie quando mi venivano le contrazioni che erano veramente fortissime. Dicono anche che con induzione delle volte siano addirittura più forti di quelle diciamo naturali. E la mattina, finalmente arriva la mattina e valutano se questo palloncino poteva essere rimosso. Viene rimosso quando effettivamente la dilatazione supera i 3-4 cm. Effettivamente ero arrivata a questo punto, quindi il palloncino me lo tolgono. Io continuo con queste contrazioni fortissime, a un certo punto una contrazione più forte delle altre, mi si rompono le acque proprio in maniera esplosiva
e a quel punto dicono va bene, sei a 4 centimetri, andiamo in sala parto. Io stavo morendo, ero veramente stanchissima, erano notti che non dormivo perché la prima notte in pronto soccorso, la prima notte di ricovero, la seconda notte di contrazioni, quindi ero esausta, non avevo chiuso occhio per 3 giorni, morta, veramente completamente stremata. Finalmente andiamo in sala parto, mi è sembrato un percorso lunghissimo arrivare in sala parto, tra mettermi sulla sedia a rotelle, ci sarei andata anche sui gomiti da come ero messa, e chiedo di procedere con l'epidurale. Ci tengo a precisare che io nello specifico, nella mia testa, speravo di non farla, nel senso che mi ero detta faccio comunque il percorso di quesito anamnestico, esami bla 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 che servono per poterla eventualmente richiedere in sala parto, perché se non fai questo percorso non la puoi richiedere al momento del parto. E poi ho detto vediamo com'è la situazione, se effettivamente sarà una roba tremenda la chiederò. La roba era tremenda, quindi effettivamente ho chiesto l'epidurale. Un delirio anche fare l'epidurale, perché voi immaginatevi una pancia enorme, ti fanno stare piegata in avanti per farti questo buco nella schiena, e nel frattempo tu hai le contrazioni, devi stare immobile perché loro stanno inserendo chiaramente il catetere per somministrare il bolo di anestetico. Quindi insomma mi fanno questa epidurale, finalmente con l'epidurale le contrazioni sono molto meno dolorose, per non dire che non devono essere dolorose. Quindi passo la giornata stando molto meglio, nonostante la stanchezza, non riuscivo a mangiare, ero veramente stremata. Passo la giornata a rimbalzare praticamente sulla palla per cercare di aiutare la bambina ad incanalare la testa verso il basso e quindi aiutare la dilatazione. Passa la giornata, tutto questo con sempre il tracciato cardiaco della bambina in continuo. Quindi insomma nel pomeriggio decidono di cominciare la somministrazione dell'ossitocina. Quindi mi somministrano l'ossitocina e cominciamo a avere dei decrementi nel battito cardiaco fetale. Questa cosa mi ha angosciato in una maniera epica, nel senso che io e mio marito abbiamo passato 7 ore, 8 ore, non me lo ricordo, a guardare questo tracciato con un'angoscia tremenda perché passava veramente da 150 a 90, quindi una roba che io penso di essere morta 800 volte in quella singola giornata, stanca morta. Nel frattempo continuavano ogni tot a somministrarmi un bolo di epidurale perché chiaramente dopo un po' l'effetto svanisce, quindi passavano le ore e dovevano rimpinguarla. E cosa accade? Che a un certo punto tardo a chiedere il bolo successivo di anestesia. Errore fatale, perché chiaramente c'è di solito un anestesista in reparto, in servizio, e quindi tu il bolo lo devi chiedere prima che ti stiano già tornando le contrazioni. Io pensavo di avere un po' più di margine, ovviamente quando ho chiesto l'anestesista era impegnato nel fare un'altra epidurale, quindi non è potuto venire subito, quindi mi sono ripartite le contrazioni fortissime, una cosa allucinante, ero distrutta, era sera, non ne potevo più, avevo sulle spalle questi giorni faticosissimi e finalmente ritorna in circolo l'anestetico, continuano a passare le ore. Alle 10 di sera arriva il team, mi rivisita per l'ennesima volta, mi dicono che tuttora sono ancora i famosi 4 cm della mattina e quindi mi dicono se voglio procedere con il parto cesareo. Io ero preoccupata per la salute della bimba, non era il momento di fare le eroine, ero stremata, avevo il corpo che tremava, proprio non riuscivo a fermarmi dai brividi, una cosa allucinante, non credo di aver mai toccato un livello di neanche lontanamente un livello di stanchezza simile. Quindi insomma mi prendono e mi portano in sala operatoria. E durante il cesareo sapete che se è un cesareo d'urgenza non è possibile che entri qualcuno, nel senso che il papà in certi ospedali, se fa richiesta prima di un cesareo programmato, in certi casi può essere fatto entrare, solo in certi ospedali, al Sant'Orsola per ora no, e in caso di parto cesareo d'urgenza ovviamente non è possibile, quindi mio marito viene fatto aspettare nella sala d'attesa e loro mi fanno l'operazione. Io passo il tempo dell'operazione veramente continuando a tremare in una maniera assurda, tanto che il manicotto della pressione non riusciva a prendermi la pressione da quanto tremavo. E finalmente io sono lì ovviamente con il fiato sospeso perché senti un pochino che stanno muovendo insomma cose, però non ti rendi conto di a che punto è effettivamente l'intervento. Quindi a un certo punto mi dicono che stanno per tirarla fuori, quindi io col fiato sospeso per sentirla piangere chiaramente. Finalmente la sento piangere e me la mettono un attimo sul petto per farmela vedere. Sta bene la bambina, quindi è tutto a posto, e io ero talmente stanca che gli ho dovuto chiedere di prenderla loro perché io non avevo la forza di tenerla su con le braccia, proprio non ero in condizioni, avevo paura che cadesse, mi stavo sentendo malissimo, non ne avevo più.
Insomma, quindi loro la puliscono, la pesano, la portano a mio marito che, insomma ha il primo impatto con nostra figlia, mi richiudono, quindi l'intervento sarà durato non ne ho idea onestamente, ho completamente perso la cognizione del tempo, ma penso circa 40 minuti, 45 minuti. Mi ricaricano sulla barella e usciamo dalla sala operatoria. Mio marito ci viene incontro con la bimba e loro vogliono darla a me appunto per fare il pelle a pelle. Io non avevo le forze di tenere sulle braccia, quindi l'ho tenuta un attimo, forse me l'hanno appoggiata di peso, non me lo ricordo onestamente, cioè veramente ero stremata, era passata la mezzanotte. Arriviamo in reparto e passiamo questa prima notte con nostra figlia. Io ho cercato di attaccarla al seno, ma ero talmente stanca che avevo paura appunto che mi cadesse perché non riuscivo a tenere sulle braccia, per dirvi il livello. E poi avevo ovviamente il taglio, quindi la bambina che pesava sopra era al di là delle mie possibilità, non essendo io ovviamente esperta di posizioni di allattamento, visto che per me era la prima figlia. Quindi insomma lì per lì non la riesco ad attaccare, ne diamo un biberon, non ricordo come è passata questa nottata, sarà passata con la bambina un po' in braccio a me, un po' in braccio a mio marito, e quindi insomma questa cosa poi ha comportato grossi problemi in quello che è stata la mia esperienza di allattamento, che vi racconterò in un video a parte. La mattina dopo mi tolgono il catetere, mi fanno alzare, che è stata una cosa pazzesca, cioè alzarsi dopo il cesareo è veramente allucinante. Ti accompagnano a cercare di fare una pipì, ti mettono le calze antitrombo, ti danno l'eparina perché chiaramente a livello di coagulazione devono stare un po' attenti, e poi dopo uno man mano comincia un po' a muoversi. Chiaramente è un po' frustrante perché alzarsi anche solo su e giù dal letto è allucinante, cioè è una roba che ti senti proprio che ti si apre in due tutto quanto. Quindi anche il poter tenere la bambina in braccio, il pensare di cambiare, cioè il primo pannolino non gliel'ho potuto cambiare io, gliel'ha cambiato mio marito nel panico più totale con l'ostetrica. E poi vi racconterò magari con calma quello che è stato il mio decorso post-operatorio, che è stato a mio avviso molto buono. Però insomma questa è stata la mia esperienza di parto. Di sicuro non è stata un'esperienza da favola, nel senso che non c'è stato romanticismo, non c'è stato, visto che mi sembra che in certi casi le persone descrivano il proprio parto come un bel momento, non posso definirlo un bel momento, nel senso che la preoccupazione e la stanchezza erano diciamo l'emozione principale purtroppo. Però insomma la cosa importante in questi casi è solo che vada tutto bene e che mamma e bambino siano in salute dopo quello che comunque è insomma un momento difficile. Quindi insomma spero che le vostre esperienze di parto siano state migliori della mia. Se avete voglia di raccontarle nei commenti, in modo che magari altre mamme possano leggerle per avere un confronto, vi aspetto qua sotto. Alla prossima, ciao!